Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Sagittario, tendenze energetiche predestinate per il mese di marzo 2025. Abbiamo la carta della giustizia, amici del Sagittario. È una carta di riequilibrio normalmente, ma ha anche a che vedere con le regole o la regolarizzazione e quindi si potrebbe parlare anche di contratti o di questioni burocratiche. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi per una consulenza personalizzata, oppure trovate anche i link ai corsi di formazione gratuiti presenti sul canale. Sono due, uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere come si sviluppa l'energia del mese, ragazzi. Partiamo dalla sacerdotessa, abbiamo il sole, un 6 di pentacoli, che è l'arcano minore della giustizia, un 10 di bastoni, un 2 di bastoni, 9 di bastoni, regina di coppe, 7 di spade, 4 di pentacoli e 2 di pentacoli. Adesso ragazzi andiamo a vedere l'energia generale, quindi andremo a spiegare carta per carta, potrebbero esserci dei messaggi spot, diciamo, divisi tra loro, e dopodiché andrò a vedere i vari settori, quindi l'amore, il lavoro, l'economia, la famiglia e via dicendo. Partiamo da questa sacerdotessa. Io qui ho la sensazione che possa essere magari una consulente o un consulente che potreste contattare a inizio marzo o aver già contattato a febbraio. Andiamo a vederlo un attimo. Ruota della fortuna. Qui è come se dentro di voi sapeste già qualche cosa. Potrebbe essere che indichi una sorta di lungimiranza da parte vostra, una sorta di percezione anche psichica, se vogliamo, credo sull'andamento di qualche tipo di progetto o su qualche responsabilità che dovreste o potreste prendervi. Adesso prendete il messaggio così com'è, parcheggiatelo. Andiamo avanti, poi cerchiamo di spiegarlo meglio. Andiamo a vedere il sole. Allora, 8 di coppe. E 9 di bastoni. Andiamo a vedere anche il 6 di pentacoli. Potrebbe esserci in ballo un progetto tra amici, 5 di pentacoli, 8 di spade e di nuovo la giustizia. 6 di pentacoli, arcano minore della giustizia. Qui ragazzi ho la sensazione che sia necessario regolarizzare certi temi, può essere con un vostro collaboratore, un amico che è anche collaboratore, un collaboratore che è diventato amico, potrebbe anche essere qualche familiare per qualcuno, come se ci fosse appunto da regolarizzare una questione inerente a un progetto o a delle responsabilità che vi dovete prendere. E questo anche perché avete qui un 10 di bastoni che mi dice che avete bisogno di togliervi dei pesi. Può essere che qualcuno di voi si stia sobbarcando di più di quello che in realtà è di sua competenza. E quindi la giustizia arriva come per dire, bisogna rimettere in equilibrio le cose, bisogna cercare qualche cosa di più fruttifero, di migliore rispetto a quello che si ha adesso.
Andiamo a vedere questo 10 di bastoni. Abbiamo un diavolo e un 2 di bastoni. Io credo che quella cosa che vi pesa, che per ognuno può essere diversa, limiti la vostra espansione personale e mi viene da dire anche la vostra progettualità nel futuro, perché qui è come se un progetto già ci fosse col 3 di Pentacoli, ma con la ruota della fortuna è come se non si riuscisse a concretizzare, a materializzare, a dare il là, perché c'è questo peso probabilmente che avete bisogno di regolarizzare, di gestire, di riequilibrare con la carta della giustizia. 2 di bastoni ce l'avete anche qui, è una carta che si ripete, adesso andiamo a vederlo. Regina di coppe, 10 di spade, 7 di coppe. È come se aveste paura di deludere qualcuno. Facendo una determinata mossa, una determinata scelta, mettendo le carte in tavola, mettendo le cose in regola, è come se aveste paura di tradire qualcuno, di ferire qualcuno. Però certe volte, a parte che siamo noi che pensiamo, magari l'altro non se la prende così come noi ci aspettiamo. Però alle volte, ragazzi, quando ce vo', cioè, nel senso, quando è necessario mettere i paletti, è necessario, perché qui infatti avete anche un 9 di bastoni che è girato al contrario, qui è ora di mettere dei paletti. Sento come se si dovessero definire delle cose o etichettare delle cose, delle dinamiche, delle situazioni. Andiamo a vedere il 9 di bastoni qua. Fante di spade, 7 di bastoni e 10 di coppe. Anche qui il 7 di bastoni è una carta che ci parla di qualcuno che si difende. Il 9 di bastoni è anche una carta che indica, guardate, in realtà se prima questi confini erano un po' deboli, sento che mano a mano lotterete per rinforzare questi confini, questa zona di protezione. Soprattutto nel caso in cui, come vi dicevo prima, questa decisione o questa regolarizzazione potrebbe creare dei dissapori con qualcun altro, sento che è importante per voi definire quali sono i vostri obiettivi e definire anche i passi necessari per ottenere questi obiettivi. E se qualche volta bisogna dire dei no, si dicono e punto. Andiamo a vedere la regina di coppe, 6 di bastoni e asso di spade. Um, 6 di bastoni è una carta di successo, una carta anche che mi parla di comunicazione e se guardo l'asso di spade è anche lì un po' una carta che parla di comunicazione. È come se, diciamo, il segreto del vostro successo potrebbe essere una comunicazione amorevole, cioè quei no che vi ho detto prima o quella scelta che potreste dover fare durante il mese, secondo me è importante comunicarla, renderla, diciamo, non visibile, pubblica, in modo amorevole, appunto, mi viene da dire. In modo, come vi posso dire? È brutto da dire, però è come se doveste indorare la pillola. E infatti,
Noto adesso che terminiamo con un 7 di spade, che in questo caso lo sento come un suggerimento a essere un po' maliziosi, a essere un po' strateghi, si dice. Qui infatti abbiamo anche un 2 di pentacoli e un 4 di pentacoli. È come un invito a non aprirvi troppo, cioè comunicate come fosse, perché a me la regina di coppe fa venire in mente un po' la madre, no? La madre accogliente, la madre che incoraggia, che coccola. Ed è un po' così forse che dovrete dare questa notizia o fare questa scelta. Potrebbe anche essere semplicemente che avete bisogno di trasformarvi in madri per voi stessi e quindi di fare la cosa giusta per voi, indipendentemente da quello che si aspettano, dicono o vogliono gli altri. Andiamo a vedere questo 7 di spade perché è un po' come se vi sento come se vi stimolassero, se vi invitassero a essere maliziosi, a fare le cose con furbizia, morte e carro. Sì, c'è come un rigenerarsi o per qualcuno può essere un cambiar strada o di nuovo il carro è anche una carta che mi parla di scelta, anche lui. Sento che c'è come una deviazione nel corso di marzo. La giustizia fa anche riferimento ai patti, anche quelli che si fanno con se stessi. Mi riprometto che non farò più quella roba lì. Sapete, quelle cose lì sono patti che autofacciamo con noi stessi. Va bene, andiamo a vedere settore per settore. Allora, guardiamo il lavoro, guardiamo chi è disoccupato. Allora, sento un po' di frustrazione, sinceramente, da parte vostra, ragazzi. Diciamo che avendo due volte la carta della giustizia e i 6 di pentacoli, si può ben sperare che qualche tipo di accordo perlomeno o contratto possa arrivare. Quello che sì sento è che avete bisogno di spostarvi dalla vostra zona di comfort, delimitare quello che è la vostra zona di protezione, la zona sicura entro la quale rifugiarvi per essere, diciamo, salvi, però poi per riuscire a uscire un pochettino da questa situazione, un po' in stallo della ruota della fortuna, questo cambio karmico è come se vi doveste buttare in nuove direzioni. Quindi magari mandare il curriculum dove non avreste mai pensato di poterlo mandare. Per quello che riguarda le persone che sono in un lavoro dipendente, anche qui ragazzi mi viene forte di mantenervi stretta la vostra zona di sicurezza. Mantenete un profilo basso, cercate di, tra virgolette, fare le madri un po', ma nel senso di essere comprensivi con chi magari avete di fronte e poverino non capisce niente di quello che state dicendo, del lavoro. Insomma, qualsiasi persona vi troviate davanti sul mondo del lavoro che possiate considerare un poverino o una poverina, che vi possa fare in qualche modo anche pena, ditevi sempre, ognuno il suo percorso, stai nel tuo brodo e risparmiate tempo, nel senso non entrate in lotto o in discussioni con questo genere di persone perché non servono. Consiglio delle carte di stare alla larga da queste persone. Anche perché ci potrebbe essere qualche brutta sorpresina a livello di qualche collega, sento come delle chiacchiere. eh, Non è, è come se qualcuno potesse svelare qualche vostro segreto o dare qualche falsa informazione in giro. Quindi proteggetevi fondamentalmente, è molto importante la zona di protezione questo mese. Se state aspettando qualche trasferimento, è facile che entro la fine del mese vi diano questa notizia. Per quello che riguarda i lavoratori autonomi, ragazzi, allora qui devo dire che sento tanta, ce la faccio,
tanta carne al fuoco, ehm, tante idee, tante novità, progetti che potrebbero partire. Vi dico, avete bisogno di regolarizzare prima delle questioni a livello personale per far partire come si deve la parte professionale. Devo dire che è un mese di forte creatività a livello professionale. Io ho come la sensazione che potreste rivedere un vostro prodotto di vendita piuttosto che un servizio di vendita, piuttosto che quello che fate, come se ci fosse una trasformazione, un restyling, un cambio, una rigenerazione o all'interno dell'impresa, dell'azienda che già avete, oppure è come cambiare settore. Diciamo che per qualcuno potrebbe far riferimento al diversificare i prodotti o i servizi all'interno della vostra azienda, però vedo tante possibilità di espansione in questo mese. Poi parliamo dei soldi. Ehm, ecco, ragazzi, qui c'è da fare un attimino attenzione, soprattutto se ci sono delle questioni legate alla burocrazia, compravendite di case, contratti, tutto quello che ha a che vedere con la giustizia. Quello che vi posso dire è fate attenzione perché potrebbe essere necessario spendere del denaro per regolarizzare delle cose e potrebbero essere cose di famiglia, potrebbero essere questioni che riguardano ehm, magari la vendita di una casa, la ristrutturazione di una casa, anche di un locale di lavoro, un locale commerciale potrebbe essere, per esempio, come se prima doveste mettere a posto quella parte lì e dopodiché potete, insomma, spendere per la famiglia, mi viene da dire. Tenete presente che la Carta della Giustizia fa anche riferimento alla legge di compensazione, cioè tanto mi è stato tolto, tanto mi verrà dato. E siccome qui avete di nuovo 6 di pentacoli e la Carta della Giustizia, qui c'è anche la carta dei 6 di bastoni, che è una carta che parla di successo, sento che è come se si stessero aprendo le danze, ragazzi, per fare il grande cambio. Ok, parliamo di sentimenti e parliamo dei single. Dunque, potrebbe entrare una conoscenza attraverso un hobby, un progetto, per qualcuno il lavoro, ma questa conoscenza si presenta come una bella relazione scherzosa, gioiosa e non credo che di primo acchito così potreste considerare la persona per un'eventuale relazione. Ma voi datevi il tempo di conoscere questa persona perché secondo me è una persona che può dare molto. Ehm, diciamo che voi avete l'asticella anche un po' alta, come la sensazione che potreste non prendere in considerazione questa persona perché magari non ha una posizione sociale di spicco, piuttosto che non magari è la persona sexy che voi vi sareste immaginati o cose per lo stile. Però vi dico che vi scalderà parecchio il cuore questa persona, vi farà sentire a casa. Per chi invece fosse in una relazione di coppia, allora, devo dire che le cose vanno bene, tutto sommato, non è che vadano male, però è come se fossero un po' piatte. C'è bisogno di verve, di grinta, di esperienze nuove, di qualche cosa che smuova le acque. E soprattutto se ci sono questioni burocratiche in mezzo, dove c'è la giustizia in mezzo, come vi dicevo prima, potrebbe essere
positivo per la coppia in sé togliersi un peso da dosso, ok? Perché potrebbe essere un peso di coppia, quindi magari un finanziamento, un mutuo, non lo so, una ristrutturazione, come avevo detto prima. È come se avessi bisogno di togliervi quel dente per far diventare più serena la relazione o per dedicarvi un po' di più alla relazione di coppia. Anche se comunque non va male, durante il mese, ragazzi. Anzi, sento che qualcuno sarà particolarmente aperto nel confidare le proprie paure, la propria visione del mondo, le proprie carenze, mi verrebbe da dire. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione, diciamo, non ben identificata, guardate, io ho l'idea che le cose non cambieranno molto. È come se si fosse nella friend zone, eh, zona amicizia, e non si riuscisse ad andare oltre. Ma se ve la devo dire tutta, è anche un po' vostra la responsabilità di questa cosa, perché è come se non riusciste ad aprirvi, è come se non riusciste a, a essere realmente voi stessi, mi viene da dire. Probabilmente perché magari avete qualche ferita da elaborare e non vi sentite poi così liberi di essere voi stessi, di presentarvi così come siete, però ho come l'idea che le cose non cambieranno moltissimo tra inizio e fine mese. Ci potrebbe essere un incontro o perlomeno il tentativo di incontrarsi. Credo che ci siano problemi di distanza o problemi di lavoro per il quale non si riesca a vedersi così spesso. Però comunque, insomma, non vedo grossi cambiamenti per questo gruppo di persone. Se dovessimo parlare, delle persone che vi sono vicino, quindi famiglia, amici, colleghi e vicini di casa, allora lasciate stare i vicini di casa, che sento che qualcuno mi è arrivata proprio la parola, li strozzerei. Perché credo che siano come vicini rumorosi o come quest'idea, non so perché, confermatemi o no nei commenti, o come se ci fosse una persona, un gruppetto, mettiamola così, di persone vicino a voi che vi rintronano di parole e che avreste voglia di azzittire in qualche modo. La percepisco un po' così nel mese di marzo. Diciamo che tutto sommato niente di sconvolgente, però ragazzi una cosa ve la devo dire, siccome abbiamo un 7 di spade qui alla fine della lettura, per qualcuno potrebbe essere necessario fare un pochettino più di attenzione, soprattutto quando venite invitati magari in qualche festa, in qualche riunione, in qualche eh, posto pubblico. Fate attenzione a dove lasciate la giacca, magari dove c'è il cellulare, il portafoglio dentro, piuttosto che la borsa. Perché con questo 7 di spade potrebbero esserci dei furti. E se calcoliamo che qui abbiamo anche un 5 di pentacoli al contrario, che mi parla di perdite, insomma, fate sempre attenzione a dove appoggiate le cose, soprattutto nel mese di marzo. Ok, andiamo a vedere un paio di oracoli. Ok, allora qui abbiamo carta numero 15. Mm. Ragazzi, vi dicono che avete come un'assistenza sottile, astrale, mettiamola così. È importante secondo me per voi in questo periodo fare attenzione ai segnali, alle memorie anche, quindi ai ricordi.
E poi abbiamo la carta numero 9. Questa carta parla di allinearsi con la propria anima, con il proprio scopo di vita, con il proprio sé, mi viene da dire. È una carta numero 9, il numero 9 è il numero dell'iniziazione, il numero dell'eremita anche. Parla anche di rilasciare certe cose, lo rivedo un pochettino qui con i 10 di bastoni, e parla di protezione, e ce l'abbiamo qua con il 9 di bastoni ripetuto 2 volte. Ok, andiamo a vedere ancora un oracolo. Il comunicatore. La settimana che viene, la settimana prossima, quindi, rispetto a quando ascoltate la lettura. Quindi la comunicazione. Guardate ragazzi, vedo la comunicazione praticamente solo nel... Ah no, c'è un asso di spade anche qui. Beh, però fine mese. Adesso dipendendo sempre da quando vedete la lettura, potrebbe essere una settimana dopo che voi ascoltate questa lettura, ma comunque entro la fine del mese ci potrebbe essere qualche comunicazione, qualche cosa che viene a galla, perché tra l'asso di spade, che è la verità svelata, e il 7 di spade, ne scoprirete delle belle, ragazzi. Fatemelo sapere nei commenti. Se la lettura vi è stata utile, vi ha dato degli spunti di riflessione interessanti, potete scrivermelo. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi e condividete il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me, potete scrivermi una mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona. Scrivermi la mail vuol dire che si inizia un percorso personale, individuale, cucito sulle esigenze, sui bisogni, sui punti critici della persona, ed è un percorso che lavora sulle credenze limitanti. Se poi volete una cosa un po' più ampia, a 360 gradi, vi invito invece ad abbonarvi al canale, perché lì parlo anche delle credenze limitanti, chiaramente in modo più generico perché sono video di gruppo, però tratto anche temi legati al come integrare l'ombra, come lavorare con i chakra, tratto temi di metamedicina, che è il interpretare i sintomi di una malattia o di un disturbo per capire a livello mentale ed emotivo che cosa succede. Insomma, tratto vari argomenti che sono un po' tutto quello a cui mi sono avvicinata io in tanti anni di studi, li ho compattati e li metto a disposizione nella sezione degli abbonati. Comunque i titoli dei video si vedono, sono pubblici, sono 4 playlist, sono in ordine di numero di come vanno ascoltate. Date un'occhiata, se pensate che vi possa interessare, abbonatevi. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!